chiesa istituzionale, non aveva mai capito con me, però. Va bene, buongiorno, grazie di essere qui. Allora, grazie anche da Cuore Naturale che mi dà l'opportunità di parlare della mia ultima passione anche per questi altri. Allora, vorrei fare una riflessione personale praticamente sul fatto che ieri abbiamo visto una serie di conferenze sui pesci, anche sulla divulgazione dell'acquario. Secondo me manca un aspetto però, l'aspetto è la dimensione un po' sociale dell'acquariofilia, perché obiettivamente ieri abbiamo visto la scienza che occorre per mandare avanti un acquario, manca una dimensione sociale che non è stata sottolineata, cioè il fatto di ritrovarsi, in passato era molto più semplice, ti dà la possibilità di confrontarti con altre persone, con altre persone. Uno dice ma io non ho problemi, ho questo, non è vero. Credo che l'aspetto più fondamentale nell'acquario sia quello di vedere le vasche altrui, come vengono condotte, perché condurre un acquario è anche trafficare con le cose e onestamente questo sta mancando secondo me negli ultimi anni. Tu devi vedere la vasca di un altro, devi vedere cosa fa, come tira fuori l'acqua, come cattura i pesci, come li mantiene, come li stabula, come li mette in acquario. Questa cosa dà tutta una serie di informazioni che noi non riusciamo a passare attraverso i nostri articoli, perché non lo scrivi. Questo è la dimensione sociale, oltre al fatto anche che quando sei solo tu puoi essere molto motivato, però hai dei momenti che sono più o meno di stanca. Quando sei in gruppo magari sarai un po' passivo, vieni trasportato degli eventi, delle amici eccetera, però tu resisti. E questo secondo me è un po' perché personalmente mi ha aiutato ad andare avanti, però è anche una cosa che serve per tanti altri. Io sto più vicino? Va bene, scusate. Va bene, allora posso iniziare. Questa cosa parte. Ok, allora diciamo che io ho allevato cipidi, che ormai sono 40 anni, e ogni 10 anni più o meno cambio tipo. Allora, qui siamo nel 2017, sono già presidente dell'associazione, invitiamo Adrian Intermauer, qua a Pisa siamo, quello infatti era dove abbiamo fatto la precedente edizione, quella del 2017. Adrian si presenta e mi dice guarda, ho portato dei pesci con te, cioè faccio vedere dove li metto, e mi porta questa specie che è un ortocromis ai tempi assolutamente non ancora descritto, specie sciomula, che viene da alcuni fiumi che scorrono e vanno praticamente al Tanganica, ok? Poi prenderanno il suo nome, sono descritti adesso attualmente ortocromis intermauri. Si presenta con ciclo piccoli, media pioppa e inizia a dire ottimo. Quello stesso anno, nella Francesco Zecca che non ho messo, mi porta degli emicromis, adesso siamo in questo cromis e me ne porta altri 5 e mi faccio un tuoi. E ovviamente saranno tutti successi clamorosi, sia l'uno che l'altro. Questi si rivelano 4 maschi e una femmina, purtroppo vanno allevati come trofeus, quindi un grande gruppo di una decina di esemplari, di cui 3 maschi e 7 femmine, e io al contrario, non riuscirò mai a riprodurli. Quindi, quando poi ne hanno presi anche gli altri, hanno subito a ottenere degli ibridi, perché gli ortocromis sono riprodotti con altre specie che loro in vasca, e quindi vabbè, il successo italiano, diciamo così. Questa è anche gli emicromis, incredibile, non sono riusciti a riprodurli, però si sono rivelati ostici perché sono arrivati in Europa una decina di questi pesci, nessuno è riuscito a riprodurli in acquario. Ci riusciva Zezza in Africa nei laghetti che teneva fuori all'aperto nella sua casa. Probabilmente andava affrontato l'allevamento in un altro modo. Ok, allora mi metto e dico va bene, allora cambiamo continente, sto arrivando centroamericano, va bene. Allora parto con questa vaschetta da 90 cm, là per da 150, quindi siamo 2018 e 2019, ok. Quindi non è, secondo i miei standard non è tanti anni che allevo cittadinari fluviali. E quindi metto filtro esterno, cose del genere, pompa di movimento e nel frattempo mi chiama un altro amico e mi dice guarda, io mi stufo, non duro come te, io duro 2 anni, poi cambio sempre, ho qui una coppia di cromitidapio punteri che mi è arrivata attraverso l'Amlacarno.
dall'Austria. Prendila tu. Ah, ok. Allora vado a casa sua a Bologna e mi ritrovo con sta coppia. Ok, allora i crocodili lampini sono dei cibi interessanti perché le femmine sono le più colorate. È una cosa molto strana, per esempio questo sotto un maschio, quello sopra una femmina. Probabilmente i crocodili lampini sono così, si chiama dicromatismo inverso, perché la femmina attraverso la colorazione del ventre molto acceso riesce a placare l'aggressività del maschio, ok? Vi appartengono un sacco di cichidi dell'Africa, diciamo della zona più o meno centrale, West Africa, ok? Vivono in corsi d'acqua forestali, generalmente più o meno correnti, sono di piccola media taglia, 10-12 centimetri, generalmente di questo genere. Pericacromis, monocromis, sorgocromis, valciocromis, un po' di tutto. Mi ritrovo con questa coppia, la prendo, ecco, e inizio a scoprire un nuovo mondo. Per esempio, Pericacromis, li conosciamo tutti, ok? In realtà i Pericacromis hanno una distribuzione relativamente limitata, vivono in queste nazioni costiere e vivono sempre in fiumi che poi praticamente sfociano nel mare. Quindi è l'ultimo tratto dei fiumi nelle zone che vanno a mare di fatto. E questa è una cosa che per esempio io non conoscevo. Ok? Allora, anche qua, dico, va bene, quello là ha dato le crocodili di tilapia, io mi prendo di Pericacromis. Cosa prendo di Pericacromis? Allora, qui si apre un annoso problema, perché noi in commercio praticamente abbiamo due specie di Pericacromis. Il pulcher, 2 o 3, facciamo così, il pulcher, abbastanza conosciuto, il Nigerian Red, chissà che cos'è, ok, e poco altro. Allora vado a prendere una specie che, questa l'ho comprata in negozio, ok? Vado a prendere una specie che è abbastanza stabile, perché il problema con i Pericacromis che girano attraverso i circuiti commerciali, che spesso sono ibridi, perché li catturano, ai tempi catturavano anche i genitori nei fiumi, quando arrivano dai grossisti cadono subito le località, non vengono mantenute in genere, quindi tu sai che quando è impegnato, soprattutto un cribense, non sai che è cribense l'Obea oppure eccetera eccetera, ok? E in più è molto difficile mantenere dei ceppi. Allora vado su questa specie che è il Cribensis e che è la popolazione più grande d'Italia. Queste arrivano a 10 cm maschi, sono i Cribensis molligue. Queste sono delle femmine, come vedete le femmine sono molto colorate, ok? Sì, ai tempi per Pericacromis li dividevano in due gruppi di specie più grandi, che adesso hanno messo un genere a parte, la Ceocromis, sono anche quelli più aggressivi e poi ci sono i piccoli Pericacromis. Sono detrittivori, altra questione. Detrittivori vuol dire che continuano a rimestare il fondo, quindi generalmente bisognerebbe avere un fondo di sabbia e poi cibarli pochissimo, perché se iniziate a prendere delle popolazioni al di fuori di queste due specie che ho detto all'inizio, che sono quelle che ormai allevate da decenni, tutte le altre vivono pochissimo, perché tu gli dai tantissime proteine e queste muoiono, quasi sempre di malattie del buco, oppure trombesi o roba di questo genere. Okay? I miei io li cibo un giorno sì, un giorno no, e così non sbaglio. I Cribensis tra l'altro sono i più difficili da allevare in genere, per questioni di qualità dell'acqua e anche di sensibilità ambientale. Allora parto dalla specie più grande, è quella più facile, ok? Allora, io qui ho un video, ma non riesco a far partire il video. Allora vi mostro, voglio caricare su YouTube, perché ero sicuro che vi faccio vedere il corteggiamento libro, no? Questo va avanti, non credo, avanti, non l'abbiamo visto, no vai, eccolo qua, sono i peli fai sotto, il Pericacromis, eccolo là, no, il primo qua sotto,
Allora, questa è una coppia in corteggiamento. È il classico comportamento del Pepe Cronis, dove il maschio se ne frega assolutamente e la femmina cerca di conquistarlo tutto il tempo. Finché a un certo momento questo qua accederà e dirà: vabbè, accoppiamoci, ok? Sono monogami seriali, cioè vuol dire perché sono monogami per quel periodo e dopodiché amici come prima, ok? La femmina è molto bella, come vedete, il maschio se ne frega. Classico atteggiamento da Pepe Cronis. Potete vedere. Sì, vai, lui non sembra anche tanto convinto, lo segue, ma sì, dai. E vedete qui questo bellissimo ventre che viene assolutamente messo in evidenza. Va bene, io direi che possiamo tornare così. Scusate questa cosa, andiamo avanti. Perfetto. Ok. I Kiribensis sono una specie diffusa in tantissime popolazioni del Camerun. Il problema del Camerun è questo, che tu ti muovi da nord verso sud e ti trovi acque sempre più tenere e acide. Quindi o inizi a cambiare l'acqua, utilizzare acqua viscosa oppure un problema. Allora io sono partito dal Moligüe perché il Moligüe è più a nord e quindi è acqua quasi come la mia acqua del rubinetto. Allora ecco, questo è una suddivisione del Camerun come tutti i fiumi, sistemi idrografici, quel che volete voi. Questo è il Moligüe che è un fiume stranissimo perché è un fiume piccolissimo, sarà largo 5 metri, sì, è qualche decina di chilometri, ha 2 specie endemiche in un fiume così piccolo. Questo è il Cronis che ha questa forma anche endemica e poi anche il Cronis che sta solo lì di quella specie. Quindi è una cosa stranissima. Io li riproduco nella mia acqua ai tempi che ha un'acqua di pH 7,5 e conducibilità siamo sui 500 microsiemens al centimetro, quindi non è un'acqua tenera, ok? Loro si riproducono, ok? Cribensis è una specie introdotta da poco, 2014-2015, da Anton poi che riclassifica tutte le specie di Pepe Cronis dicendo che quelle del Camerun sono tutte Cribensis tranne una di un sistema fluviale che è Drachenfessi. Il problema è che in commercio mescolano tutte le popolazioni, quindi tu non sai mai con che cosa hai a che fare. Tranne il Moligüe, quello del Moligüe è abbastanza riconoscibile ed è quella stabile, ok? Che quindi viene continuata. Le altre invece non c'è tanto da fidarsi. Poi, qui c'è ancora, per favore, vediamo. Lorenzo mi deve aiutare perché con le riproduzioni. Allora cosa faccio? Io ho un ufficio a scuola che ha dentro 2 o 3 acquari, sono quelli a destra, i filmati. Allora metto una vaschetta da 60 litri e butto dentro lì, ok? I piccoli nascono in quest'acqua schifida, c'è un filtro, ok? Però dal punto di vista dei valori non è l'acqua che sarebbe con cui produrre i permessi, però detritivo, essendo a scuola mangiano 2 volte a settimana, perché a scuola poi mica riesco a darci da mangiare più di tanto, ok? La femmina quindi ha perso un po' la colorazione così bella dell'accoppiamento, ok? E nell'altro filmatino, che è quello di fianco, invece c'è il nostro maschietto, anche Santa Lucia, sì. Non sono pagato per questo, sappiatelo, devi andare su un altro, ok, e questo è il maschio. Io avevo comprato 2 coppie, ho imposto le coppie, con il Pepe Cronis funziona quasi sempre, ok? Assolutamente quasi sempre. Questo è il maschio, cura, mangia il detrito, a scuola non usavo ancora l'artenia, adesso invece l'ho introdotta come
e quindi ho tutta una serie di cose, di batterie e poi do il frutto a seconda di quanta ardenia. E così unisco l'utile, che queste vanno bene, al dilettevole della proteina. Però questo è il video registrato. Sì, allora, dimenticate, non è vero. Andiamo avanti. Ok. Allora, scusate, libri. Io ho una biblioteca abbastanza ben fornita, quindi a questo punto vi do anche dei riferimenti di libri. I libri sono un classico, è datato, però ha dei riferimenti buoni a tanti riferimenti soprattutto per le acque, ok? Stecche Nicche. E poi l'altro di Lamboy è datatissimo, lui è da anni che mi dice che sta scrivendo un nuovo libro ma non lo pubblica mai. Però su questo sono i riferimenti. Poi c'è questo bel libro recente dell'associazione francese Cipitofila, bello. E poi c'è un libro datatissimo dove c'è di tutto degli anni 80, roba così, non è autorevole. Vi risparmio il libro in cinese che mi sono appena comprato perché non era bello mostrare. Tra l'altro ho pagato a carissimo prezzo perché sono spedito da Taiwan, però non ve lo mostro. Ok, cromido tilapia, siamo arrivati, vi ricordate nel frattempo avremo il cromido tilapia. E allora, femmina, maschio, ok? Ho una sola coppia, dove la metto? Perché questa diventa 12 cm, idea. La metto, ecco, anche qua c'è il video, Lorenzo, sei un raggio, eccolo qua, ho una vasca da 40 litri, prima la stabulo, sono un acquariofilo serio, la stabulo, si riproducono nella vasca da 40 litri, perché è ideale, ok? Allora, era è quello lì 039 come di Nigeria breeding. Eccoli qua, sono incubatori orali biparentali. Cosa vuol dire? Che depongono le uova su un sasso, il maschio le feconda, la femmina le prende in bocca, dopo qualche giorno le passa al maschio e maschio e femmina continuano a passarseli per circa 2 settimane, dopodiché non le prendono più in bocca. Fondamentale è l'affiatamento della coppia, perché generalmente se la coppia non è affiatata si uccidono anche i maschi da 400 litri. A me è andata bene. Devo dire che la maggior parte delle punte in Nigeria che sono in Italia discendono da questa coppia. Ve lo posso dire perché poi ne ho donate alcune a dei soci che, sai, gente che lavora in batteria, non è come me che fa dei numeri piccoli, ne faccio 20 al massimo, solo che c'è batteria, e poi si sono sparse per tutta Italia. Possiamo tornare, ma tra poco, alla presentazione. Allora, devo andare a quello dopo. Ok, vado avanti. C'è un altro video, forse, ma non mi ricordo più qual è. Ecco qua, questo è in acquario, la femmina depone, passa il maschio e dopodiché la femmina prende in bocca. Ok? E qui inizia il passaggio. Allora, galvanizzato su 2, ok? Dopo gli successi. Vado, Vinitochromis, ai tempi erano cromido tilapia. Parto da una specie che è diffusa in commercio, ok? Vinitochromis dorsalis. Eccoli qua, quindi ormai è facile riconoscerli. Femmina, bella dorsale, ventre molto rosa, maschio meno colorato. L'interessante è che sono incubatori orali biparentali ovofili. Che vuol dire? Vuol dire che praticamente, allora qui c'è il genere Vinitochromis, sono piccoli corsi d'acqua del Camerun, della Nigeria e del Gabon, ci sono un sacco di popolazioni, di cui una sola in commercio, quella là in alto a destra, il libro dorsale Smoligue, ok? Tutte le altre passano attraverso gli appassionati, se no non c'è modo di averli, ok?
senza paura, acqua di rubinetto, non c'è problema, dura, tenera, calcare, fregate. E il problema qual è spesso con pesci di questo genere? Che se hai dei valori sbagliati ti nascono tutti maschi o tutti femmine. Questi se ne fregano, no, va bene qualunque altro, ok? Sono tutti biparentali, sono quasi tutti ovofili, cioè prendono subito le uova in bocca, tranne una specie che è l'arvofila, aspetta che nasca le larve, poi le prende in bocca, ok? Un po' più primitiva dal punto di vista del comportamento. Ecco qua, questo è il libro di Steck, è nato sotto altro nome negli anni 80-90, Crocodiliaria Villa e Olive, in realtà era di Glossaris, ok? Tanto per darvi un'idea. Al solito depone su substrato all'aperto, allora io li compro 4, ho un'altra vasca a scuola, li metto a scuola perché sono piccoli, 3 maschi e una femmina, mi è andata bene, ok? Tolgo i maschi, li tengo lì un po' prima di metterli, dopo un mese depongono, vedete, depone, dopodiché il maschio prende in bocca e poi inizia a passare alla femmina, conta tantissimo l'affiatamento, il problema è che si formi qua, non puoi imporre tu le coppie, perché non si riprodurranno, quando si riproducono si uccidono oppure non portano mai a compimento la riproduzione. Qui c'è un altro video di sicuro nella mia vasca, allora li sposto perché qui conta anche tanto l'età. A me è andata bene perché ci ho impiegato solo un anno per arrivare ad avere la coppia affiatata, altre volte ho impiegato anche 3 anni prima che la coppia iniziasse ad essere affiatata, che era il passaggio di larve dall'uno all'altro. Quello Pilitochromis, sì, questo qua, eccolo qua, perfetto. Qui tanto per darvi un'idea, li ho portati nella vasca, eccoli là, col classico movimento scatti, con cui c'è qualche piccolo, ma qui non era ancora molto affiatata, e quindi cosa vuol dire molto affiatata? Che hai pochi piccoli, 4, 5, su un gruppo di 20, ok? Per questo io li tengo con i pesci bersagli, tanto non succede quasi mai niente, non li mangiano, sì, di solito vai, va bene, tanto che abbiamo visto, possiamo tornare. Mi spiace che ho pensato di fare una cosa interessante, mettendo tanti video, invece possiamo, vado avanti. C'era il video, avanti. Ecco qua, come si riconoscono maschi e femmine è abbastanza facile. Allora, nei Pilitochromis, solito discorso, ma quello giovane 6 mesi, tanto per darvi un'idea. Dopodiché il maschio è il genere meno colorato, anche se anche un po' palcino rosa, ma la dorsale è quella meno evidente, e poi ha quasi sempre dei quadrati, dei punti nella caudale. Funziona nel 95% dei casi. Tu li vedi da piccoli e vedi già dei quadrati nella caudale, allora sono maschi, lo puoi vedere senza problemi. Allora, altro giro, come dicevo prima, dimensione sociale, 2021-2022 partecipiamo per la prima volta gli italiani al WAC, West African City Meeting, che si tiene a Otto Dortmund. Andiamo la prima volta in furgoncino, 1200 km in 10 ore, e poi torniamo al secondo anno in aereo. Questo è uno dei tanti appassionati che conosciamo, Thomas Minesi, magari conoscete la sua pagina Instagram, è quello che posta quei bellissimi video dal Congo Nature Photography, è lui, va spesso a River Fuà, è ascendenza italiana, suo nonno era un ingegnere che progettava ponti in Etiopia e in Eritrea, adesso lui vive in Congo, sua madre era direttrice della riserva di Bonobo, tanto per dare un'idea, ha un'azienda di logistica in Congo e commercia farina, ok? E poi va a catturare pesci nel tempo libero. Questo sono gli italiani, questo è Anton Lamboi che parla dei suoi pesci, questo è quello che riportiamo in aereo, sono tutti sacchetti che abbiamo riportato in aereo, erano circa 125 pesci divisi in quei cosi.
quindi non posso rispondere qua perché si registra. Vado avanti. Allora, il problema è questo: quando si è appassionati inizi a scambiarti cose. Allora io portavo le mie gomme cicla, mi trovo questo francese Thierry Marie, mi fa: guarda, mi proponi delle cose, cioè sempre più grigie, sempre più difficile farlo. No, dai, per favore. Allora fa: oh, 2 coppie di Vinitocromi sbaldesi, car wash perché è un ruscello dove i locali lavano le macchine. Allora tu scendi bene nel ruscello, li lavano le macchine, devi sono pesci e loro li catturano. Guarda, abbiamo catturato questa coppia, l'abbiamo riprodotta, abbiamo alcuni piccoli, io ho una coppia di piccoli per me e una coppia per te. Va bene, quanti siamo in Europa da verdi? Tu e io. Ottimo. Mi iscrivo 2 mesi dopo, i miei sono morti. Allora mi sono avete presente anche il prezzo, che cacchio faccio. Va bene, io li porto a casa, maschio, i puntini, femmina, dorsale, colorata, femmina, maschio, è facile. I battesi sul Camerun, Guinea. Allora, io ho messo un CF perché in realtà di battesi ci sono un sacco di popolazioni e queste rimangono un po' più piccole rispetto alle battesi classiche e sono meno aggressive. Forse potrebbero essere delle nuove specie, forse. Kiman, che continua a fare i suoi viaggi in Camerun, ogni volta che arriva dice: questa è una nuova specie, questa è una nuova specie, però sono un po' tutti simili, onestamente. Ok? Allora, eccoli qua. Un giorno sto pulendo l'acquario, devo catturare dei pesci, io vedevo che era sempre sotto una grotta, sollevo le uova. Dico: no, cacchio. Allora faccio come tutti, rimetto queste uova, ok? E ho detto: speriamo che sono passati, io li ho presi nel 21, qua siamo nel 24, 3 anni. La coppia c'era, non si è ammazzata, è sempre abbastanza vissuta bene, ci sono stati momenti di allontanamento, questi si tengono in vasca da 150 cm, quando è un momento di stanca di coppia, uno sta da una parte, l'altra stava dall'altra parte, uno deve tagliare i pesci, quindi va bene. Quello andrà bene, perché poi nascono dei piccoli e adesso veniamo a un altro video per la tua gioia, Lorenzo. Allora, adesso vi faccio vedere, perché ho un paio di video credo di fila. Questo è il maschio che sta incubando, depongono le uova, e l'altro forse, quello di un 011 è bellissimo, sì. Ecco qua vedete il maschio che è proprio in incubatore orale, ok? Porta avanti, e questo va avanti per una settimana. Dopo una settimana, non so, ecco, vai anche sull'altro 023, 7 aprile 25, questo qua, scusami. Ecco, no, questo è il maschio, vedete con i piccoli in giro, e qui la ritenga fa la differenza, ma tanto i miei ragazzi non hanno capito come fare la risata, perché non avete un buon voto in scienze, giustamente, promossi quasi tutti. Allora, il maschio, le cure parentali durano 2 mesi e mezzo, 3 mesi. Dopo i 3 mesi iniziano a scacciare. C'era qualcuno qua che faceva questi scattini? Sì. Siccome vedete il mio acquario, come dire, un po' sporco, d'altronde noi ancora ci sì, siamo un po' così. Sì, possiamo andare avanti penso con la presentazione, tanto è dura, devo farti vedere, dopo non ci dovrebbe essere tempo niente. Va bene, grazie. 1, 2. Allora, casato l'anno dopo, WAC 2022, io prendo anche questa bellezza, l'Anochromie Splendens. L'Anochromie Splendens è un